Ciao a tutti! In seguito a quello che è successo negli ultimi giorni era necessario parlare di queste cose e aggiornarci un attimo sulla situazione. Ok, molto in sintesi, oggi volevo parlare con voi, discutere un attimo di in realtà della reazione che c'è stata, ok, fra le persone famose o meno, i politici. Inizialmente volevo chiarire un attimo che cos'è il decreto di legge Zan, ok? Perché tutti ne abbiamo sentito parlare. Per sintetizzare molto, se si cerca su Google si trova molto facilmente che cos'è in realtà questo decreto di legge, perché c'è molta confusione ancora. Il decreto di legge non parla in nessun modo dell'utero in affitto o delle adozioni gay. Il decreto di legge Zan vuole estendere e ampliare una legge che già abbiamo e vuole aggiungere ulteriori tutele a altre categorie di persone, come per esempio quelle con disabilità, e si punta molto appunto sull'orientamento sessuale delle persone, sull'identità di genere, ma anche sulla stessa violenza di genere, quindi per esempio contro le donne. E ci sono altri dettagli, come istituire una giornata nazionale contro l'omofobia, che non mi sembra niente di male, e comunque stanziare alcuni fondi proprio per le strutture che operano in questo ambito. Il problema è che ultimamente c'è stato un po' scalpore perché è stata bloccata di nuovo la legge da ovviamente delle forze politiche di destra, come al solito. Innanzitutto vorrei chiarire, ok, che questa legge non è che ti mette in galera se dice a qualcuno che è finocchio, perché io già mi immagino la gente di paesino o di provincia che dice: oh, ma dopo con questa legge non posso dire a qualcuno che è gay e mi fanno la multa. No, non è questo, ok? La legge vuole tutelare soprattutto i casi più gravi di bullismo, di violenza, che tuttavia è una violenza in atto che avviene, ok? Anche se evidentemente molta gente preferisce mettere la testa sotto la sabbia. Però sono situazioni che purtroppo avvengono nel 2021 e quindi se hanno deciso di fare questa legge vorrà dire che è necessario tutelare un po' di più queste persone. Punto. Non sono un avvocato, non sono un attivista forsennato, però queste sono cose estremamente base che puoi recuperare dall'internet o parlando con qualcuno che ne sa un po' a riguardo. Ha fatto molto scalpore nei giorni scorsi Tommaso Zorzi, perché è andato ospite a Maurizio Costanzo Show, dove tra l'altro c'era anche la Meloni e niente. Praticamente si è intavolato il discorso del decreto di legge e Zorzi ovviamente non ha detto o fatto nulla. Anzi, non ha fatto altro che scherzare con la Meloni e fare un solito siparietto un po' tonto. La Meloni ha detto un sacco di falsità, ha detto un sacco di cose semplicemente non vere, come vi ho spiegato adesso che cos'era in realtà il decreto di legge, cioè si può leggere ovunque su internet. E ovviamente Tommaso Zorzi è stato criticato. Se non lo conoscete, Tommaso Zorzi è stato il vincitore del Grande Fratello e molta gente online criticava Zorzi perché diceva: ah, ma Zorzi non è un attivista, cosa pretendete? No, lo sappiamo benissimo. Zorzi è diventato famoso per un programma che si chiamava Riccanza, dove doveva semplicemente fare il maschio privilegiato bianco ricco, quindi non è che ci volesse un granché, ok? Quindi capiamo qual è il livello, ma ripeto, non bisogna essere un attivista per rispondere alla Meloni e fare un discorso razionale quando qualcuno sta dicendo semplicemente delle bugie. E quindi io capisco che c'è stata una reazione, a parer mio sensata, contro Zorzi, perché non è un modo di comportarsi. Se porti avanti sempre, dici sempre che sei per le lotte LGBT, per raggiungere degli obiettivi che comunque coinvolgono anche te stesso, la tua vita, e poi ti comporti in questo modo in televisione. Zorzi è poi tornato al Maurizio Costanzo Show e invece ha cambiato un po' strategia, ha iniziato a discutere con Platinette, un personaggio che conosciamo benissimo, che ha detto un sacco di fesserie su qualsiasi argomento LGBT che possiamo immaginare, e invece proprio in questa volta Zorzi ha attaccato Platinette e dicendo comunque che avrebbe potuto fare di più con la sua visibilità e non ha fatto altro che dare comunque messaggi sbagliati.
E per carità, bravo Tommaso, ma dov'era tutto questo spirito quando una settimana fa parlavi con la Meloni? È questo che io non capisco, sarà che qualcuno te l'ha fatto notare, ti sei svegliato? Però in realtà devo dire che a parte questa prima vicissitudine di Zorzi, in realtà poi ci sono state moltissime altre azioni molto, molto positive. Molte persone famose hanno parlato per la prima volta di questo decreto di legge, anche persone con moltissimi followers hanno chiarito le cose, hanno criticato il comportamento degli altri, hanno criticato il comportamento di alcuni politici per aver ostacolato la legge. Quindi per me è molto, come dire, sono molto soddisfatto per una volta di fare un video dove, ok, non è un video totalmente 100% di critica, ok? È anche un commento positivo. Sicuramente l'avete visto, se no potete andarlo a vedere, ma Fedez ha pubblicato delle diverse storie su Instagram dove spiegava appunto il decreto di legge, diceva perché secondo lui è importante, e devo ammettere che non sono mai stato un ossessionato di Fedez o un suo fan, lo seguivo più agli inizi, però devo dire che ultimamente ha acquistato molti punti a parer mio, perché innanzitutto dà un esempio di mascolinità molto più sano di quello a cui siamo abituati, e anche un modo di fare il genitore molto bello, nuovo, fresco, di cui si sente la necessità realmente. E dopo averlo visto anche, e ricordiamo, Fedez è eterosessuale, comunque è bello vedere che ci siano anche persone eterosessuali che capiscano che queste sono lotte importanti, non solamente leggi importanti, non solo per le persone LGBT, ma in realtà per tutti, perché si crea una società più inclusiva che accetta gli altri con meno problemi. E veramente non riesco a trovare senso alle critiche di questa legge, perché non farebbe altro che portare cose positive e migliorare la società in cui viviamo. Però ci sono state reazioni positive anche da parte di altre persone, come per esempio Elodie, che è una cantante abbastanza famosa, e incredibilmente anche Mahmood. Scusate, mi viene da ridere perché fino all'altro giorno Mahmood diceva che il coming out è inutile, e oggi è uscito con questo post dove dice che è importante la legge, crede che ormai ha 28 anni ed è importante che lui si concentri capito, in queste lotte LGBT, capito, per l'affermazione. Fino a ieri criticava il coming out e supportava associazioni un pochino omofobe, però che dire, sono contento che per una volta non faccia una dichiarazione aberrante e sostenga questa causa, perché è molto importante. E ripeto, è molto importante che le persone famose diano visibilità a queste cose, perché non lo fanno. Se voi ci guardate, non è fatto spesso da persone con un seguito. E Fedez ha 12 milioni di followers, cioè sono tanti. Quindi per questo bisogna veramente dire grazie a Fedez. Poi che l'abbia fatto per situazioni di marketing o no, non mi importa sinceramente. È una cosa bella, quello che ha detto è sensato e si vede che è una cosa che pensa veramente, ed è una cosa che ho apprezzato veramente, sono rimasto molto stupito in realtà. E un'altra cosa di cui volevo parlare è questa ossessione per le adozioni gay, ok? Per l'utero in affitto. I partiti di destra hanno questa ossessione, ogni volta che si deve parlare di questa legge tirano fuori quest'altro argomento. E io vorrei un attimo comunque parlare 5 minuti veramente veloci su di questo. Quando questa gente di destra, ma anche che fa gli stessi ragionamenti della gente del paesino, di 1000 abitanti, ma perché capisco, perché sono queste persone che votano questo tipo di legge, quindi capito? È tutto pensato, ok? Perché le adozioni gay per la persona media, che comunque è contraria, il motivo è sempre perché i bambini vengono su male. Perché i bambini senza una madre vengono su male, non vengono su bene. Quando si parla di gay e lesbiche o di famiglie omogenitoriali, cioè dove i genitori sono gay, si parla sempre dei gay come se fossero degli alieni. Cioè, a volte questa gente, io sono sicuro, non l'ha neanche mai incontrata una coppia gay. Ci si dimentica che queste persone esistono già. Cioè, a prescindere da che la tua opinione sia pro o contro, queste famiglie esistono già.
anche in Italia, cioè anche in Italia esistono già. Ovviamente in tantissimi altri paesi dove è, diciamo, più legale questa cosa, cioè che c'è una legge che dichiara che va bene, tutto ok. Ma anche qua esistono tantissime famiglie e non dico che siano illegali, però per dire che cioè, non è stata fatta una legge che approvi, per esempio, l'adozione, e comunque ci sono altri modi per avere una famiglia. E poi ci si dimentica sempre che non c'è solo un tipo di famiglia. A me sembra di aver detto questa cosa 1 trilione di volte nella mia vita, in 29 anni. Scusate, ma quindi nel momento, innanzitutto, queste persone giudicano una persona dicendo questa non è un buon genitore, non conoscendola. E secondo, allora a questo punto tu stai dicendo che tutte le persone che non hanno una mamma e un papà vengono su male. E quindi questo include la gente cresciuta con le zie, con i nonni, con un solo genitore. Cioè, e io non capisco, cioè, e quando vedo Zorzi davanti alla Meloni, zitto, muto, facendo lo scemo o non dicendo nulla, dico, cavolo, ma perché non dice queste cose? È che non sono difficili da pensare, non mi sembrano così difficili questi concetti da trasmettere. E ripeto, l'unico problema che magari potrebbe sorgere e che magari a volte le persone tirano fuori è: ma il bambino non crescerà mai bene in questa società perché è una cosa troppo strana. Guardate che i bambini delle famiglie gay, quando vengono magari bullizzati, che comunque non credo sia una cosa così comune, però vengono bullizzati per colpa di bambini che vengono da famiglie eterosessuali, che vengono cresciuti facendogli credere che quello sia sbagliato, eccetera. Quindi, invece di giudicare sempre le famiglie e le adozioni e tu non puoi avere un figlio, possiamo iniziare a dire ai nostri bambini che queste cose sono altri tipi di realtà, che non c'è niente di male. Iniziamo a creare una società più inclusiva, che accetta gli altri. Magari smettiamo di dire finocchio come se fosse un'offesa, perché di fatto non lo è. È come dire a qualcuno: sei castano, biondo, sei alto, sei magro. È la stessa cosa. E non è una scelta di vita, e non è una cosa della tua vita privata sessuale. No, non c'entra niente. Bisogna un attimo uscire da questo. Iniziamo un attimo a aprirci al mondo, ok? Quindi, cioè, è assurdo. E io vi prego, è anche un appello a Zorzi: se torni in televisione e parli con dei politici, per favore, di qualcos'altro. Fai lo stesso che hai fatto con Platinetta, avvia una discussione di cosa hai paura. Cioè, sei ricco, bianco, hai tutto, sei in TV, di cosa hai paura? Cioè, non capisco.